Buongiorno a tutti ragazzi, oggi è sabato e finalmente è arrivato il giorno della Colosseum Race. Calma, prima di tutto dobbiamo descrivere che cos'è la Colosseum Race. Beh ragazzi, la Colosseum Race è un trofeo itinerante che si sposta quindi in tutta la penisola, ideato da un gruppo di appassionati del Lazio che prende il nome di Team Roma RC. Fabio, Stefano e tutti gli altri componenti del Team Roma RC hanno pensato a questo trofeo che cosa ha di particolare? Ad ogni gara c'è un pilota rilevante del mondo del modellismo, Buggy, che nella giornata del sabato fa la school. Inizia oggi la gara con tutte prove controllate. Ovviamente era obbligatorio fare le prove controllate perché siamo veramente tantissimi, oltre le 120 partecipazioni a questo evento. Sono molto contento perché è un qualcosa che ho contribuito anche io ad organizzare e ragazzi, i ragazzi di Buggylandia hanno fatto una trasformazione dell'impianto che, se vi ricordate dal video che avevo fatto introduttivo di presentazione della pista, c'erano tanti lavori in corso e adesso ragazzi vedrete i risultati. L'impianto è totalmente modificato, ha assunto un aspetto veramente fantastico, quindi grande applauso a tutto lo staff di Buggylandia per averci fatto trovare una pista veramente spettacolare. Terreno trattato, quindi abbiamo adesso grip, non ci sono più gli avvallamenti che c'erano, i cordoli sono stati tutti sostituiti e modificati con cordoli in cemento. Vi ricordate dal video quelli che stavano costruendo quando appunto sono venuto a fare i test, e adesso ragazzi anche a livello visivo la pista è veramente spettacolare. Vi ricordate la scaletta d'ingresso palco? E andiamo a vedere adesso come si presenta la visione complessiva del tracciato. Ragazzi, rimarrete a bocca aperta. Per quanto riguarda me ragazzi, sapete che purtroppo non ho potuto fare la giornata di ieri delle prove libere, che sarebbe stata molto importante, e purtroppo non l'ho potuta fare perché ho avuto quel problema alla gamba che ho raccontato in un altro video. Chiaramente vi lascio il link in alto a destra, e purtroppo sono cose imprevedibili, contro le quali non ci si può fare niente, sono ovviamente imprevisti e quindi niente, bisogna prenderle come sono. Nella Colosseum Race edizione 1 la school era a cura di Davide Ongaro, il 3 volte campione del mondo, e nella seconda edizione l'insegnante di questa school sono stato proprio io. E ragazzi, non potete immaginare il piacere che ho provato a vedere le facce soddisfatte di tutti quei ragazzi che magari non hanno sempre occasione di vedermi, di scambiare due chiacchiere, e soprattutto che hanno davvero tanta voglia di imparare. I ragazzi prescelti per fare la school erano 10 e poi sono diventate addirittura 11 o 12. E qual è stato il criterio per selezionarli? C'è stato un click day organizzato appunto dal Team Roma RC e i primi 10 che si sono iscritti attraverso questo click day hanno preso il posto. Tutto in modo assolutamente gratuito. Che cosa ho fatto in questo tempo a me dedicato per la school? Ho pensato di fare un track walk e di spiegare ai ragazzi come si effettua il track walk, l'importanza del track walk e cosa si deve guardare e a cosa si deve stare attenti quando si effettua questa pratica. Ovviamente ragazzi, ho dovuto tirare via il più possibile perché per 11/12 che facevano la school ce n'erano altri 110 fermi ai box arrabbiati come draghi, e quindi ragazzi ho dovuto cercare di fare tutto nel minor tempo possibile. A seguito di questo l'idea era che ogni persona avrebbe dovuto fare uno one to one con me in cuffia mentre effettuava una manche di free practice, però purtroppo, e di questo me ne scuso, non è stato possibile perché chiaramente chi si era iscritto alla school erano tutti ragazzi della categoria più bassa, o quasi tutti, e tantissimi erano nell'elettrico, quindi praticamente c'è stato un accavallamento di tanti piloti nella stessa batteria.
e quindi ragazzi non sono riuscito a fare gli one to one a tutti. La cosa più bella per me ragazzi è stato vedere le facce dei piloti dopo lo one to one, la soddisfazione di aver migliorato il loro best lap e il loro passo di gara con delle semplici indicazioni in cuffia, e la loro soddisfazione per me è stata la ricompensa più grande. Ci vorrebbero molte più iniziative di questo tipo nelle gare, e soprattutto ragazzi ci vorrebbe molta più umiltà da parte dei piloti nel capire che c'è sempre qualcuno che può aiutarvi e che può insegnarvi e farvi bruciare le tappe, quindi farvi fare passi molto più veloci di quelli che fareste da soli. Grazie mille. Terminata la giornata di prove libere ragazzi, e la macchina va bene. Siamo partiti un po' in rincorsa chiaramente, perché ovviamente non c'eravamo stati il venerdì, quindi dai, siamo partiti un po' in rincorsa, poi abbiamo un po' anche lottato con la gamba, e quindi bene, abbiamo buone prospettive per domani. Oggi al momento siamo circa sulla quarta posizione. Secondo me qualcosa di meglio possiamo fare, perché prendendo i riferimenti con gli altri pro con i quali corro a tutte le gare di campionato nazionale, sinceramente siamo un po' troppo distanti sia da Davide Ongaro che da Dario. Però vediamo domani, e come sempre vi tengo aggiornatissimi. Adesso rifacciamo la macchina e ci vediamo domattina. Buongiorno a tutti ragazzi, oggi è domenica e inizia ufficialmente la Colosseum Race. La prima cosa che voglio fare per la giornata di oggi, nella quale ovviamente sono previste 3 qualifiche e la finalissima, perché noi della Pro siamo tutti in finale, è quella di farvi vedere l'immenso lavoro che hanno fatto i ragazzi di Buggylandia. La zona ristoro rispetto a quella che avete visto nel video di presentazione. Qua abbiamo una zona gazebi, guardate che spettacolo, era il campo da tennis che vi facevo vedere nel video di presentazione, e guardate che aspetto ha. Un lavoro incredibile ragazzi, ore e ore di lavoro, notti per terminare l'impianto, e il lavoro è stato veramente eccelso ragazzi. Quindi avete visto, adesso vi porto anche a vedere gli altri box, guardate. Qua dentro ragazzi abbiamo una cosa veramente particolare che secondo me è stata una geniata fare. Qua ci sono tutta una serie di box dedicati ai soci della pista. Cosa significa questo? Che un socio ha più tipi di abbonamento, può scegliere quello con il box assegnato e gli assegnano un tavolo che sarà sempre il suo per tutto l'anno all'interno della struttura. È fantastico, secondo me è un'idea veramente intelligente, soprattutto per l'inverno e soprattutto per chi diciamo ama trascorrere tempo in pista e magari vuole venire a fare la macchina in pista perché a casa ha situazioni particolari, non la può fare in garage e quant'altro. Quindi ottima idea. Come vedete ragazzi, qua sono state addirittura installate delle tribune, quindi per vedere la gara abbiamo anche le tribune in previsione del campionato nazionale. Q1 terminata ragazzi, P3, direi che ora ci siamo, per mezzo secondo non ho fatto 8 giri come i primi due, niente, la macchina va molto bene, forse un filo poco sterzo ma ci siamo, e siamo anche rientrati con il discorso dei best lap. Adesso i distacchi dai più veloci sono più o meno in linea con quelli che ci sono di solito anche al campionato nazionale. Quindi dai, vediamo Q2 e Q3 come andranno, e per il momento sono contento. Q2 terminata ragazzi, ancora una volta P3, stavolta molta sofferenza, avevo mantenuto le stesse gomme della prima qualifica, la macchina era veramente sul ghiaccio, facevo tanta fatica, però sono riuscito a portarla a casa e dai, 2 P3, quindi ci avviciniamo alla P3 assoluta. Vediamo cosa succede nella terza manche, ne manca soltanto una e vediamo. Qui ragazzi abbiamo il team Matrix, come sempre col gazebo che vi ho presentato
alla prima gara di campionato nazionale, guardate. Qualifiche terminate ragazzi, un'altra P3, quindi anche in terza qualifica P3. Avevo calato una mescola di gomme mettendo le soft e che dire, sinceramente non so cosa dire, soffro un po' di scatto della macchina ai bassi regimi, vorrei che partisse più forte, cercherò di lavorare ancora sulla frizione, vediamo che cosa accade. Vi tengo aggiornatissimi. No, sta registrando. Sta registrando. Ciao. Non è capace. No. Non è capace. In finale ragazzi succede praticamente di tutto. Una partenza iper rocambolesca con ben 3 auto che partono prima del suono della tromba e prima dell'alzata della bandiera. Credo che soltanto uno sia stato penalizzato con uno stop and go. Ad ogni modo iniziamo in questo modo e io subisco subito un tamponamento. Guardate, vi faccio rivedere. 7, 6, 5, 4, 3, 2 modelli. Che chiaramente la macchina numero 4 che partiva dietro di me è arrivata alla prima curva a una velocità tripla rispetto a me. Mi ha colpito e fortunatamente ho avuto la meglio io, però chiaramente ho perso 2 posizioni perché anche quelli dietro la macchina numero 4 erano partiti anticipatamente. Come se non bastasse, al secondo giro commetto un errore e ragazzi finisco in posizione 9. Riparto una rimonta incredibile e riesco dopo qualche minuto a portarmi nuovamente in terza posizione. A questo punto ancora una volta sbaglio e finisco in quarta posizione. Ero in lotta ragazzi, eravamo un po' tutti là, in più in bagarre io non riuscivo a fare tempi buoni, ho sempre praticamente avuto gente davanti e quando finalmente avrei potuto andare via ho sbagliato. Ad ogni modo, prima del secondo pieno succede l'irreparabile. Subisco una spenta inizialmente inspiegabile che poi invece ho scoperto essere dipesa da una molla della frizione rotta. Vi lascio il link del video della recensione del motore che ho usato in questa gara dove appunto spiego che cosa è successo. Il giro della spenta ragazzi è stato in 1 minuto e 56 secondi, quindi capite che da là la mia gara è stata in salita. Ho provato a rimontare qualche posizione, però devi stare molto attento a non dare noia, a non disturbare i piloti che ti precedono, quindi praticamente tutti, e quindi non ho potuto fare meglio del 12° posto. Sono abbastanza deluso da questa gara perché avevo dimostrato di avere le potenzialità per potermi giocare il gradino più basso del podio. Onestamente i primi 2 erano un passo avanti e non avrei potuto fare niente né contro Davide Ongaro ovviamente né contro Dario Gabrielli, però almeno un terzo posto sinceramente credevo di potermelo lottare. La manifestazione ragazzi è stata spettacolare, mi hanno fatto fare tutte le premiazioni. C'è stata all'ora di pranzo della domenica un'estrazione di tantissimi premi messi a disposizione da tutti gli sponsor della manifestazione che sono stati davvero tanti e tutti di rilievo. Ricordo che un evento con 120 persone in Toscana non si vedeva da anni. Quindi ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto, mi dispiace di essere stato ultra sintetico nella cronaca della mia finale ma purtroppo non c'era molto da dire perché dalla sosta prolungata ai box ho chiaramente perso tutte le speranze. Spero che abbiate voglia di commentare, fatemi sapere che cosa ne pensate di questo evento, fatemi sapere che cosa ne pensate di come i ragazzi di Buggylandia hanno preparato l'impianto per questa manifestazione. Non dimenticatevi che proprio a Montopoli, proprio in questa pista, ci sarà l'ultima prova di campionato nazionale di quest'anno. E ragazzi, noi ci vediamo come sempre il prossimo mercoledì con un nuovo video. Ciao!